Un paio di settimane fa IK Multimedia ha rilasciato un aggiornamento importante per Tonex che aggiunge tante novità interessanti che migliorano sia il suono che l'usabilità dei plugin e della piattaforma in generale. Andiamo a vedere subito di cosa si tratta. La prima novità riguarda come sono organizzate le applicazioni. Infatti, se prima trovavamo fondamentalmente due applicazioni, oltre al plugin da caricare sulle DAW, che erano appunto la versione standalone del plugin, dove trovavamo sostanzialmente tutto ciò che ci serve per suonare e in più il modeler, cioè la parte per creare i profili, e poi invece l'altra applicazione era l'editor per il pedale. Adesso invece Tonex è diviso in tre applicazioni. In pratica hanno spostato la parte modeler in un'app dedicata ed è in questa poi che troviamo la maggior parte degli aggiornamenti e miglioramenti. E già vediamo da questa schermata che si intuisce che adesso si possono effettuare più catture contemporaneamente. Infatti troviamo qua una lista di catture che sarebbero quelle che abbiamo appena registrato fondamentalmente, e poi una coda degli addestramenti, cioè quelle che poi verranno processate appunto dal nostro computer per creare il vero e proprio profilo. Facciamo una prova per capire meglio un po' come funziona adesso. Qua in basso c'è New Capture. Questa schermata è uguale a come era prima, quindi andiamo a scegliere chitarra. In questo caso si tratta di un pedale, quindi scegliamo Stomp. Qua, come al solito, settiamo il livello di ingresso della nostra chitarra. Qua il livello della mandata verso l'amplificatore o il pedale che stiamo catturando, e poi qua troviamo un'altra piccola novità molto utile, cioè la possibilità di caricare un IR nel caso ad esempio in cui stiamo catturando un ampli diretto, quindi senza cavo, usando una DI. In questo caso appunto possiamo caricare un IR e ascoltare comunque un suono gradevole alle nostre orecchie, anziché quello appunto dell'uscita diretta dell'amplificatore, che spesso, specie con amplificatori distorti, risulta molto fastidioso. Poi andiamo avanti. Anche questa schermata è pressoché identica alla prima, sempre fatta eccezione per la possibilità di abilitare l'IR. Troviamo anche qua un'altra piccola novità, ovvero qua possiamo avviare la cattura, quindi Tonex comincerà a registrare l'audio in uscita dal nostro pedale, in questo caso o amplificatore, e possiamo, nel frattempo questo avviene, andare ad inserire i dati della nostra cattura, cosa che prima invece doveva essere fatta alla fine della cattura e quindi sostanzialmente richiedeva di aspettare il tempo che venisse processata la cattura per poter inserire i dati. Adesso invece possiamo farlo subito e quindi appunto si risparmiano quei 2 minutini, ma il vero risparmio di tempo avviene durante il processo di training. Infatti, rispetto a prima, ho fatto la prova con la stessa cattura prima con la vecchia versione del plugin e dopo con quella attuale, e praticamente almeno sul mio computer il processo è 4 volte più veloce sostanzialmente. Siamo passati da 28 minuti esatti a 7 minuti esatti, quindi esattamente 4 volte più veloce. Ovviamente i tempi poi dipendono dall'hardware che avete voi sul vostro PC o Mac. Nel mio caso il processamento è stato fatto con una scheda video RTX 4060 che sì, è di nuova generazione, ma in realtà è anche il modello base, diciamo, delle Nvidia, quindi niente di particolarmente potente. Se poi uniamo questo netto miglioramento nei tempi col fatto che possiamo effettuare altre catture nel frattempo che vengono processate quelle fatte in precedenza, praticamente il workflow è migliorato notevolmente. Se, che ne so, per fare 10 catture prima richiedeva un sacco di tempo e bisognava stare lì ad aspettare che prima finisse una per cominciare l'altra, adesso invece possiamo fare 10 reamp nel tempo che serve per fare il reamp e poi magari lasciare il computer acceso a processare il training. E anche se magari col vostro computer non nuovissimo 10 catture richiedono
ore per essere processata, appunto non essendoci più bisogno del nostro intervento, possiamo tranquillamente andare a fare altro e poi trovare tutte le catture pronte da essere utilizzate. Comunque aspettiamo che finisca la cattura e vi faccio vedere un po' come funziona appunto la coda. Ok, quindi finita la cattura clicchiamo Save e troviamo quest'altra schermata dove ci chiede se far partire automaticamente il training oppure no. Io metto di sì. E poi cosa vogliamo fare dopo? Se vogliamo fare un'altra cattura con gli stessi settaggi, cioè lo stesso routing della scheda audio sostanzialmente, oppure andare alla view principale. E qua vediamo che viene messa in coda questa cattura per essere processata. In teoria dovrebbe partire automaticamente, vediamo se è vero. Ed ecco infatti che è partita dopo qualche secondo. E appunto, come dicevo, se vogliamo, mentre questa viene processata, possiamo andare a fare un'altra cattura e ricomincia il processo da capo. Rispetto a prima, questo è un miglioramento davvero notevole in termini di usabilità per chi crea tanti profili soprattutto. Tra l'altro questo risparmio di tempo nel training fa anche il paio con un miglioramento, almeno a quanto dicono, lato suono, perché adesso le catture dovrebbero essere più accurate di prima. Non che prima comunque facessero schifo, perché magari togliendo NAM, che è quello che risulta sempre più accurato, Tonex probabilmente è il secondo in lista, nel senso che comunque già i risultati erano molto vicini a ciò che veniva profilato, anche se in realtà c'era qualche problemino con le catture e adesso andremo a fare un confronto appunto con le catture fatte con la vecchia versione del software e poi andremo a vedere anche se sono stati risolti questi problemini nel plugin e nelle catture e vi spiegherò anche di cosa si tratta. Come al solito ho catturato un modello di ampli dalla mia Fractal FM9 e l'ho catturato sia con la vecchia versione di Tonex, che qua vedete segnata come Tonex 1.9.3, poi con la nuova versione, quindi 1.10.2, e poi qua troviamo l'ampli originale dell'FM9, la versione di NAM e poi questo è quello che avevo usato anche per il video precedente sul GP5, appunto il Velton GP5. Andiamo ad ascoltarli tutti e vediamo se notiamo differenze. Ovviamente come al solito tutte le tracce sono state matchate in termini di loudness, anche se è stato migliorato rispetto a prima. Tonex ha comunque qualche problemino a replicare esattamente la quantità di gain del profilo, però appunto rispetto a prima adesso c'è da fare solo qualche piccolo aggiustamento nel processo di refine. Se prima per alcuni modelli bisognava girare la manopola completamente o quasi al massimo, adesso comunque in tutti i modelli che ho creato fino ad ora basta ruotarla fino a circa ore 6. Spero che magari con un prossimo aggiornamento sistemino anche questa cosa, perché comunque io ho una catena tutta calibrata in termini di livelli, infatti con NAM ma anche con altri plugin simili i profili vengono creati esattamente con la stessa quantità di gain, di distorsione rispetto al pedale o all'ampli che viene profilato. Per qualche strano motivo Tonex, nonostante appunto la catena sia tutta calibrata, non riesce ancora a trovare il livello di gain giusto, diciamo così. Comunque ho cercato il più possibile appunto di matchare il gain sia nella vecchia versione che in quella nuova. Andiamo a sentire appunto il confronto. Cominciamo con l'FM9.
GP5 non ve lo faccio nemmeno ascoltare perché comunque l'abbiamo già sentito nel video precedente che non era proprio accuratissimo. Piuttosto vi faccio riascoltare tutto il sample, però stavolta saltando di traccia in traccia velocemente, almeno riusciamo magari meglio a capire le differenze tonali, sentendo subito la differenza, il salto che c'è. Quindi alternerò sempre tra FM9 e uno tra Tonex vecchio, Tonex nuovo e NAMM. Allora, che ne pensate? Sentite differenze? Per quel che mi riguarda sono tutti estremamente vicini. Quello che noto confrontando il Tonex vecchio col Tonex nuovo è che quello vecchio, diciamo, aveva le alte frequenze un po' più ovattate, diciamo così. Se ascoltate, diciamo, il fizz che c'è sulle alte frequenze, sentirete che nel Tonex vecchio manca qualcosina. Sotto questo punto di vista, il Tonex nuovo è più vicino all'ampli dell'FM9. Stessa cosa anche sulle basse frequenze, dove spesso i profili col Tonex vecchio, diciamo, avevano basse un po' più slabbrate rispetto a ciò che si profilava. Adesso invece devo dire che anche su quella banda di frequenze è molto più accurata la risposta e è anche più vicina a quella che viene fuori da NAMM. Nessuno delle due è totalmente uguale all'ampli vero, anche se vero non è in questo caso, però diciamo che suonando specialmente come fill sotto le dita con entrambi si nota ancora qualche leggerissima differenza, però devo dire che comunque rispetto alla versione vecchia di Tonex la differenza si nota ed è sicuramente un miglioramento apprezzabile. Sicuramente avrete già visto il video di Leo Gibson che fa sentire diciamo l'audio che viene registrato durante la cattura ed è un po' diverso rispetto a prima, appunto c'ha quegli sbalzi di volume diciamo ad un certo punto che probabilmente sono fatti apposta per meglio allenare la rete neurale a replicare al meglio appunto il comportamento dinamico dell'amplificatore, perché ovviamente se il suono di test, cioè quello che viene registrato, è registrato tutto allo stesso livello, la rete neurale avrà un piccolo campione, diciamo, dei suoni che può produrre quell'amplificatore soltanto appunto a quel livello, invece alterandolo, quindi coprendo un range maggiore di livelli in ingresso all'amplificatore, si riesce a replicare meglio appunto la risposta dinamica dell'amplificatore o del pedale. E questo probabilmente è parte di ciò che è migliorato con l'aggiornamento. Sicuramente avranno anche cambiato qualcosa anche a livello di istruzioni per eseguire il training, però quello ovviamente è tutto chiuso, quindi non possiamo avere dettagli ulteriori su cosa hanno cambiato. Però adesso, come andremo a vedere, sicuramente c'è qualcosa di misurabile che è cambiato. Per prima cosa io ho eseguito come al solito un'analisi dello spettro in frequenze di questo amplificatore che abbiamo appena sentito. Questo è l'originale, quindi l'FM9. Andiamo a vedere NAMM, che è quasi identico, se non per un leggero discostamento qui sulle alte frequenze. Andiamo a vedere pure il Tonex vecchio. Vedete, come dicevo, abbiamo questa sorta di filtro passa-basso che troviamo sempre intorno a 14 kHz e questo è presente praticamente su tutti i profili. Questa cosa l'avevo testata, diciamo, sin dall'inizio e avevo anche criticato per certi versi
i K Multimedia e Tonex su questi aspetti, prima ancora che cominciassi con questo canale YouTube, su un forum, su degli Art Forum, dove avevo appunto pubblicato tutte queste misurazioni. Sono felice che finalmente i K Multimedia sia decisa ad ascoltare quelle critiche e che abbia risolto appunto tutti questi problemi di cui avevamo discusso su quel forum. Quindi appunto avevamo col vecchio plugin, col vecchio modeler, appunto questo filtro passo a basso presente su tutti i profili, anche sulle basse frequenze, anzi in questo caso diciamo non c'è una grossissima differenza, però vedete che c'è anche qua un leggero discostamento di 1-2 decibel. Andiamo a vedere la versione nuova del profilo, invece non c'è più questo taglio sulle alte frequenze, anche qua come NAM si discosta leggermente, ma stiamo parlando di un decibel, forse anche meno. Stessa cosa sulle basse frequenze, diciamo che a livello visivo sulle basse non c'è una grossissima differenza con la vecchia versione, diciamo che è una cosa che si percepisce di più sulla dinamica probabilmente, nel senso che col vecchio plugin appunto le basse in qualche modo risultavano un po' più risonanti, un po' come se avessero una coda più lunga dell'amplivero, invece adesso suonano più tight, come dicono gli inglesi. Tra l'altro aggiungo pure che il taglio sulle alte frequenze purtroppo è una cosa interna al profilo stesso, quindi anche se carichiamo un profilo fatta col modeler V1 nella nuova versione del plugin, quel taglio sulle alte frequenze rimane. Magari non è un grosso problema, perché comunque sono frequenze che in genere andiamo a tagliare comunque, però se magari si tratta di profili di pedali che vengono anche messi in catena l'uno con l'altro, poi questa differenza comunque si nota, perché questo filtro ovviamente su più profili messi in catena va a sommarsi e quindi il taglio sulle alte frequenze risulta abbastanza evidente. Tra l'altro nel caso di un pedale cambia anche il modo in cui reagisce l'ampli messo dopo. Un'altra cosa che invece è stata migliorata, anche per questo ringrazio IK Multimedia perché hanno ascoltato sempre quella discussione sul forum, era un problema evidente che si aveva con la conversione di sample rate del plugin, e di questa cosa me ne ero accorto io personalmente testando il plugin per vedere il livello di aliasing delle catture. Per farlo avevo usato questo tipo di grafici che si chiama spettrogramma. Praticamente mando un sine sweep attraverso il plugin, cioè sostanzialmente un'onda sinusoidale che nel corso di una manciata di secondi passa da 20 Hz a 22.000 Hz in questo caso, e che quindi viene rappresentata da questa linea in diagonale. In questo modo si riescono a visualizzare le armoniche generate dalla distorsione del plugin, che quindi sarebbero queste altre linee diagonali che sempre partono dall'angolo in basso a sinistra e arrivano qua in alto, e poi la riflessione di queste linee sostanzialmente è l'aliasing. E appunto con il vecchio plugin, se veniva eseguito a 44.100 Hz, che è la frequenza nativa dei profili, che quindi anche se lavoriamo ad alte frequenze nel nostro progetto, nella nostra DAW, i profili vengono sempre eseguiti a 44.100 Hz ed è il plugin che esegue una conversione dalla frequenza a cui stiamo lavorando a quella appunto a cui lavorano i profili. Se lavoravamo a 44.100 Hz non c'erano problemi, cioè sì, abbiamo l'aliasing, però diciamo quello purtroppo è normale con le catture basate sull'intelligenza artificiale, almeno al momento. Se invece cambiavamo frequenza di campionamento, come ad esempio in questo caso io ero a 48.000 Hz, succedeva questo casino. E questo perché appunto c'era qualche problemino con la conversione del sample rate. Infatti praticamente c'era una sorta di sdoppiamento del segnale. Probabilmente anche questa è un'altra specie di aliasing generato appunto dalla conversione del sample rate. E insomma, vedere questo grafico così affollato di linee sostanzialmente in termini audio significa che si ha una buona parte del segnale che sostanzialmente è rumore, cioè fondamentalmente
fondamentalmente segnale non correlato armonicamente col segnale della nostra chitarra, e quindi di fatto rende il suono molto meno intellegibile di come dovrebbe essere. Cioè, con un amplificatore analogico l'aliasing non esiste, questo è un fenomeno prettamente digitale che con i modeler classici viene risolto usando l'oversampling. Infatti vedete in questo grafico cosa succede nell'FM9, cioè le linee che non sono la fondamentale o le armoniche sono molto più bluastre di colore, e ciò significa che sono molto più basse di livello, e sono molto più basse di livello perché non vengono riflesse a 48.000 Hz, ma molto più in alto, proprio perché c'è l'oversampling, cioè prima di processare il segnale con la simulazione dell'amplificatore, viene aumentata di tot volte la frequenza di campionamento, e quindi le armoniche vengono riflesse ad una frequenza molto più alta, e quindi prima che si riflettano indietro nella parte udibile dello spettro risultano molto più basse di livello e praticamente danno molto meno fastidio, se non addirittura diventano inudibili. E questo è appunto un esempio di oversampling fatto bene e quindi di aliasing gestito nel modo ottimale. Comunque, tornando al Tonex, praticamente siamo passati da questa situazione lavorando a 48 kHz a questa situazione con la nuova versione del plugin. Vedete che sono scomparse tutte quelle linee sdoppiate, a parte, vabbè, magari quando la nostra onda sinusoidale raggiunge e sorpassa i 22.000 Hz. Vedete infatti che qua in questa zona ancora si vedono, però diciamo che una cosa che col segnale di una chitarra è praticamente impossibile che accada, o che comunque abbia un livello di segnale apprezzabile. Tra l'altro, a proposito di aliasing, andando a confrontare sempre il modello della Plexi che ho creato con entrambe le versioni, vediamo che c'è una differenza anche lì. In qualche modo sono riusciti a ridurre il livello dell'aliasing. Infatti vedete che qua le linee delle armoniche riflesse sono di colore giallo, quindi praticamente quasi allo stesso livello della fondamentale. Se invece vediamo la nuova versione sono molto più scure, e ciò significa appunto un livello di aliasing più basso. Tra l'altro, nota a margine, vedete che anche in questo grafico è molto ben visibile il filtro passa-basso attorno a 14-15 kHz di cui parlavo prima, cioè praticamente il segnale scompare sopra quella frequenza con il profilo creato con la vecchia versione del plugin. È comunque da notare anche che anche con il profilo creato con la vecchia versione non c'è più quel problema di sdoppiamento delle linee, insomma quello relativo alla conversione del sample rate. Quindi ciò significa che era appunto un problema del plugin in sé e non dei profili. E sempre a proposito di aliasing vi faccio sentire che la differenza è abbastanza netta anche ascoltando questo sine sweep. Infatti è molto facile percepire l'aliasing in questo caso, perché il sine sweep praticamente dovremmo sentire diciamo un segnale che sale sempre in frequenza, appunto passa da 20 Hz a 24.000 Hz. Quando c'è aliasing invece sentiamo che mentre c'è quest'onda che sale, nel frattempo sentiamo invece altri segnali che scendono di frequenza. Sono le armoniche che vengono riflesse. Vi faccio sentire così capite meglio. Questa è l'FM9, quindi diciamo il livello di questi suoni sarà molto basso grazie all'oversampling. Sentite adesso il Tonex vecchio. E adesso il Tonex nuovo. Adesso passo fra i due e vedete che la differenza, il salto di volume è abbastanza netto.
E insomma, un bel miglioramento anche sotto questo aspetto. Andando a fare un altro tipo di test possiamo anche vedere di quanto è migliorato il livello dell'aliasing, di quanto sia ridotto in termini di decibel, ovvero usando sempre un sine sweep, però questa volta in un range limitato. Io ho usato da 9 kHz a 11 kHz e così facendo si genera un grafico come questo. In questo caso è un semplice analizzatore di spettro. Praticamente il nostro sine sweep sarebbe questa banda, cioè appunto da 9 kHz a 11 kHz, che raggiunge in questo caso meno 9 decibel. Poi abbiamo la nostra seconda armonica, che quindi sarà al doppio delle frequenze, ovvero da 18 a 22 kHz. In questo caso però la vediamo in modo parziale perché comunque le alte frequenze vengono in parte filtrate, però già intanto qua vediamo sempre la differenza tra il vecchio profilo sulla sinistra e il nuovo, dove nel vecchio praticamente a causa del filtro passa-basso a 14 kHz, praticamente la seconda armonica diventa quasi invisibile perché viene attenuata un bel po', mentre nel nuovo profilo la troviamo a questo livello. Poi c'è sempre sì un filtro passa-basso che la riduce gradualmente di livello, però diciamo è comunque visibile rispetto al vecchio profilo. Oltre a queste due zone, poi tutto il resto che vediamo è aliasing, cioè le armoniche che sempre vengono riflesse indietro e creano questo rumore distribuito un po' su tutto lo spettro. E come vediamo il livello di questo rumore è ben diverso, infatti lo troviamo a circa meno 37 decibel, meno 37,5 per essere precisi, mentre col nuovo profilo è a meno 43. Quindi abbiamo quasi 6 decibel di miglioramento, cioè praticamente l'aliasing si è dimezzato di volume rispetto ai vecchi profili. Devo dire che è davvero un bel miglioramento in questi termini. Ovviamente per fare questi tipi di test va sempre matchato il volume e il gain soprattutto dei profili delle simulazioni amplificatori, perché ovviamente l'aliasing, essendo generato dalle armoniche, appunto dipende dal livello di queste armoniche e quindi dalla quantità di distorsione che genera l'amplificatore. Quindi se non si matchano i due profili usati in termini di gain, avremo risultati che non rispecchiano la realtà. E infine, come sempre, andiamo a fare un bel null test. Anche questa volta non mi metterò ad allineare manualmente i file, ma userò il tool che ho creato io. Per chi non lo avesse già visto in precedenza, vi ricordo che lo trovate sul mio sito shop.detonscientist.com. È un tool totalmente gratuito da utilizzare, basta trascinare i file che volete testare in questi riquadri e poi vi sputa fuori i risultati. Se volete vedere meglio come funziona, andate a vedere il video precedente sul Veilton GP5. Quindi cominciamo sempre con FM9 come file di riferimento. Per prima cosa vediamo i risultati di NAM. Il test lo farò soltanto sulla Plexi questa volta perché è l'unico modello che ho identico su entrambe le versioni di Tonex, quindi useremo questo come riferimento. Quindi con NAM abbiamo meno 25 decibel LUFS di attenuazione, che ricordo essere la differenza tra i LUFS dei file di riferimento, che in questo caso sono a meno 19 e 46 decibel, e il file del delta, cioè il segnale che rimane dopo il null test, che è a meno 44,47 decibel. Appunto la differenza è meno 25. Se lo facciamo con Tonex versione 1.9.3, cioè la vecchia versione, viene fuori meno 15,93 decibel, quindi circa 9 decibel peggio rispetto a NAM. Vediamo la nuova versione di Tonex invece, ed è meno 20,39 decibel LUFS, quindi un miglioramento di circa 4 decibel e mezzo, e quindi si avvicina abbastanza a NAM. Adesso la differenza è di soli 4 decibel,6.
questi sono i risultati per questo modello di amplificatore, ovviamente cambiando le condizioni, quindi la registrazione che viene usata, il modello di amplificatore, magari vengono fuori risultati un po' diversi. Ovviamente c'è sempre da prendere un po' con le pinze questi null test che in genere diciamo rispecchiano abbastanza la realtà, però possono anche andare in crisi se non si scelgono bene appunto il tipo di sample che viene dato in pasto al null test, o se non si esegue bene l'allineamento e così via. Magari un giorno di questi ci farò un video al riguardo, perché comunque ho anche sentito tante critiche verso magari Leo Gibson che li usa spesso. In un certo senso sono critiche anche sensate, però se viene eseguito bene il null test e se ci si assicura che le differenze non siano dovute magari a errori di esecuzione, appunto, oppure ad altri aspetti che possono falsare il risultato di questo test, sicuramente rappresenta comunque qualcosa di molto utile per stabilire se intanto ci sono differenze tra due sample e appunto quale delle registrazioni mostra maggiori differenze. Comunque, poi questo lo vediamo più avanti. Intanto andiamo alle conclusioni finali. Bene, che dire, aggiornamento sicuramente interessante, faccio i miei complimenti a IK Multimedia perché anche se ci ha messo un po' di tempo per risolvere certi problemi, comunque si sta dimostrando un'azienda che ascolta i propri clienti e infatti questo aggiornamento è andato a risolvere la maggior parte delle critiche che venivano fatte a proposito di Tonex, sia lato usabilità che lato suono e appunto problemi audio sull'aliasing, sulla conversione del sample rate e via dicendo. Secondo me restano ancora un paio di problemini che si potrebbero risolvere e spero che appunto IK Multimedia continui ad ascoltare i suoi clienti. Appunto uno di questi è sicuramente la regolazione del gain che risulta nei profili, magari prendendo esempio da NAM, dove da qualche tempo abbiamo dei metadati all'interno dei profili che appunto calibrano i livelli in ingresso e in uscita al profilo e che vengono anche usati per andare a compensare le differenze tra una scheda audio e l'altra. E magari nel caso di Tonex potrebbe essere usata questa cosa anche per compensare le differenze tra il plugin e il pedale, i pedali. Insomma, sicuramente sarebbe una cosa molto utile e penso neanche tanto difficile da implementare. Magari forse è più difficile spiegare come si usa alla maggior parte degli utenti che non implementarla. È un'altra cosa che sicuramente farebbe comoda, anche questa prendendo spunto dal mondo di NAM, è magari la possibilità di fare il training dei profili in cloud, perché purtroppo non tutti possono permettersi un computer con una scheda video decente o comunque un hardware moderno e magari appunto su macchine più datate, anche se ci sono stati notevoli miglioramenti su questo lato, richiede ancora un po' troppo tempo, quindi magari la possibilità di delegare questo lavoro ad una macchina in cloud, ad un server di K Multimedia, risulterebbe sicuramente comodo per chi non ha la possibilità o il tempo di farlo sul proprio computer. Ma a parte questo, comunque, devo dire che questo aggiornamento mi ha convinto fondamentalmente a prendere un pedale Tonex che dovrebbe arrivarmi in questi giorni. Alla fine ho optato non per il Tonex One ma per il Tonex Pedal, quindi la versione grande, perché comunque entrata e uscita MIDI, avere un display e le manopole sicuramente fa comodo e quindi ho preferito spendere qualcosina in più per prendere quello. E quindi appena mi arriverà avrò modo di provarlo per bene, aspettatevi un altro video per la recensione del pedale e magari anche per vedere come calibrare bene i livelli nel pedale per avere lo stesso suono che abbiamo nel plugin, quindi diciamo cerchiamo di matchare la nostra scheda audio e l'interfaccia audio del pedale. Inoltre forse dovrebbe arrivarmi un altro pedalozzo prossimamente, non vi anticipo nulla, ma magari si potrebbe anche fare un confronto con il Tonex. Comunque questo poi lo vedremo più avanti. Voi restate sintonizzati sul canale, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi così non vi perderete nessuno di questi video se vi interessano. Detto questo vi mando un saluto e vi do appuntamento alla prossima. Ciao!